Nei nostri giorni siamo bombardati da un sacco di applicazioni che per lo più servono a farci passare il tempo, a giocare, a fare tante cose per evitare di annoiarci. Lo sviluppo di queste app è così frenetico che oggi praticamente non ci sono differenze uno fra l'altro. C'è TikTok, Snapchat, Instagram. Man mano che va passando il tempo, tutte diventano un po' meno lo stesso. C'è ancora mercato per la creazione di queste app che cambieranno praticamente il nostro intrattenimento? Poco. Infatti, non da poco Quibi, una nuova applicazione che è proprio uscita quest'anno, è andata praticamente in bancarotta. Ma c'è un grande spazio per entrare a sviluppare innovazione e provare a risolvere problematiche sociali che toccano la realtà nostra di ogni giorno. La sfida dietro questo è come creare delle app e i servizi che possano coinvolgere alla gran maggioranza della società, ma allo stesso tempo che queste siano rilevanti. Ciao, sono Felipe Iglesias, designer e consulente, e questo è Giochi in Design. Iscriviti a questo canale e potrai ricevere tutti gli aggiornamenti ogni settimana e metti like se il video ti è piaciuto. Il confronto con la realtà italiana è veramente drammatico. 1 su 20 studenti non riesce a capire dei testi complessi e 1 su 4 non riesce a capire testi semplici. Questa realtà ha il suo omologo nel mondo adulto, dove gli italiani non riescono a superare il 28% di comprensione di lettura. Per cui non è un problema generazionale, è un problema che si trova agli estremi della composizione demografica della società. Questi sono i cosiddetti analfabeti funzionali, persone che, sapendo leggere e scrivere, non riescono a comprendere testi relativamente complessi. Ma la problematica dell'analfabetismo funzionale non è solo il fatto che non riescono a capire quello che stanno leggendo, sino che hanno grossa difficoltà a distinguere fra un'opinione dai fatti e anche allo stesso tempo processare la realtà dei fatti di cui si stanno informando. E ovviamente questa incapacità di interpretare la realtà in un modo più o meno corretto implica che ci sono anche delle conseguenze dal punto di vista emozionale, quindi non è solo un problema cognitivo, sino che anche di empatia, nello sviluppo delle emozioni. Come dice il filosofo Umberto Galimberti, siamo davanti a una società analfabeta delle emozioni. Queste sono persone che per diversi fattori formativi, culturali, non riescono a interpretare come corrisponde alla realtà e solo cercano di soddisfare le necessità più primitive, come la fame o il sesso, e trovano solo il contrappunto nella paura. Il tema è che non è salutare vivere fra pulsioni di massima allegria, effervescenza e rabbia e ira che porta all'aggressione. La realtà del mondo si organizza in una serie di sfumature di grigio che sono molto più complesse da interpretare che semplicemente mi piace, lo detesto. Per cui queste persone saranno incapaci di valutare le cose dal punto di vista emotivo, razionale e reagire in modo propositivo. Le fake news funzionano proprio perché presentano una versione della realtà molto piatta, riduzioniste assolutamente superficiali e che danno risposte categoriche senza nessun fondamento oltre un titolo. Leggere la realtà richiede valutare le cose sia dal punto di vista razionale che emotivo. Dobbiamo approfondire, comparare, testare, ma ci vuole riconoscere le emozioni complesse, queste che sono insegnate e imparate attraverso la lettura della letteratura. Perché sebbene l'esperienza ci può dare un sacco di feedback, se tu non vieni educato nell'interpretazione di quelle emozioni ci saranno problemi, o altrimenti non avremo una società con grandi tassi di depressione e suicidio. Un classico esempio di emozione complessa è la nostalgia. La nostalgia non è proprio una tristezza, né un'allegria, né un'ansia, né un desiderio in particolare. Corrisponde a un sacco di sensazioni molto particolari che ci creano una idea vivida di un ricordo che può essere stato vissuto o immaginato. Ed questo è molto rilevante, l'immaginazione. Essere una persona alfabetizzata non solo implica essere capace di leggere, scrivere e interpretare la realtà, ma anche di proiettare ipotesi, scenari futuri senza avere la necessità dei fatti davanti a noi. E questo ovviamente è la base dell'innovazione. Tutte le cose di questa vita richiedono fare delle sfide e prendere decisioni. Ma le persone che non sono mai state educate nell'imparare a riconoscere la frustrazione e seguire avanti, non saranno capaci di riconoscere quando hanno perso, neanche di valutare e imparare dei loro errori. L'avversione al rischio è una cosa imparata dai nostri genitori sin da piccoli. Noi, come qualsiasi altro mammifero, siamo motivati dalla curiosità. Vogliamo testare le nostre capacità.
la nostra energia, la nostra potenza, le nostre abilità motorie. Il corpo di un bambino è fatto precisamente per resistere urti, cadute, tutto in modo che sia capace per se stesso di imparare a valutare il rischio e ovviamente a riconoscere quello che ci produce dolore. Ma oggi vi potete rendere conto che viviamo in una società assolutamente anestetizzata. Spesso vedo dei bambini di 5 anni che dovrebbero saper camminare tranquillamente nei passeggini perché i genitori non vogliono che si stanchino. E quando fanno una scenata non dicono niente perché al bambino non gli può mancare niente, non gli si deve dire niente. Questi bambini stranamente hanno contatto con la natura, con gli insetti, non si sporcano e quando vengono disturbati vengono tranquillizzati con uno smartphone. E dopo questi bambini poco curiosi, non educati e assolutamente centrati su se stessi e le loro necessità primitive vengono depositati nella scuola, nell'asilo nido, creando le società che stiamo vivendo oggi. Una società incapace di tollerare la frustrazione, molto poco empatica, narcisista. E quando si arriva a quel punto è molto difficile rieducare le persone. A livello individuale sì, è un problema, però magari sarebbe un impatto focalizzato semplicemente se ci fossero 3 o 4 persone. Il problema sussiste quando questo comportamento erratico non solo lo fa una persona, migliaia e milioni, e che li troviamo tutti i giorni anche nei nostri posti di lavoro. Ne possiamo parlare di conseguenze nefaste del comportamento narcisista. Il populismo, la seconda onda del Covid, le proteste anti-lockdown, il negazionismo sia della Shoah sia dei diversi fenomeni storici. Quindi un passo indietro alla digitalizzazione è riuscire ad avere delle società che siano civili e possano anche dare valore al fatto che gli si sta brindando degli strumenti che gli permettono di avere una vita più semplice in un scontro non violento e civico. A questo punto mi sa che sto dicendo, ma cosa c'entra questo col design? Beh, tutto. Il design nel suo stato di eccellenza riesce a creare condotte sociali. Queste condotte sociali sono basate sull'analisi del contesto, dell'esperienza, l'osservazione degli utenti. Ma se non riusciamo a creare dei prodotti che sono rilevanti per gli utenti, è molto difficile che questi vengano utilizzati, anche se questi possano risolvere delle problematiche serie della società. Pensate a Immuni, un'app gratuita, disponibile per tutti, con massima protezione della privacy, non è stata scaricata praticamente da nessuno. Quindi la grandissima sfida del design è trovare dei trigger, quelle motivazioni nascoste negli utenti che permettono che un prodotto sia utilizzato o meno. Non vi siete mai chiesto come è che i vostri genitori riescono a utilizzare WhatsApp e Facebook ma non riescono a fare un bonifico bancario o utilizzare un GPS? Beh, il successo di queste app si deve a una cosa molto fondamentale: risolvono necessità primigenie, primitive, super elementari e banali e soprattutto immediate. L'Italia lamentabilmente è uno dei paesi in Unione Europea con più incidenza di truffe telefoniche e anche di schemi Ponzi. Questo è perché le persone non vogliono sentirsi dire la realtà, vogliono sentirsi dire quello che vogliono, un tipico tratto delle personalità narcisistiche. Questo pensiero magico li fa molte volte sprecare anche tutti i suoi soldi nelle macchinette o l'Enalotto per dopo non riuscire a essere miliardari perché le probabilità sono veramente basse, il cui perpetua la loro situazione di povertà. E qui arriviamo al dilemma che molti di questi prodotti, indipendentemente che siano ben pensati, ben intenzionati per risolvere delle problematiche sociali, non verranno utilizzati perché le persone cui noi pensiamo che dovrebbero essere gli utenti non hanno le competenze per poter valutare cosa è beneficioso per loro e cosa no. In conclusione, la sfida dell'alfabetizzazione digitale non è tanto un fatto tecnologico o di usabilità come un fatto culturale e dobbiamo mettere molta attenzione in questo e sarà materia di studio del design e di tutte le discipline annesse a trovare il punto di equilibrio, a trovare quell'elemento di contatto che faccia che tutti questi prodotti, queste soluzioni siano rilevanti per i nostri utenti. E questo è tutto per oggi. Ti ringrazio per il tuo tempo, spero non ti abbia fatto una testa tanta con questo tema che è abbastanza complesso. Lascia il tuo commento, interessa conoscere le tue idee, la tua prospettiva, per magari approfondire nei prossimi video e ci vediamo alla prossima.